Da quando ho iniziato a fare il libro con Alex, credetemi, è stato veramente un gran divertimento. Racconto sempre, o cerco di spiegare questo libro dicendo che è un libro in cui si ride moltissimo e non ci crede nessuno, cioè all'inizio neanche l'editore, per dire. E invece è la realtà, perché comunque con lui era impossibile, il rischio unico nel fare questo libro era di essere troppo retorici, perché con quello che è successo, lo conosciamo, anche la sua infanzia non è stata facile, c'era il rischio di fare qualcosa di pedante, retorico, tutto un dramma dall'inizio alla fine. Invece è uscito il contrario, ma lavorando con lui, passando dei giorni insieme, ho capito che era impossibile che venisse retorico. Ed è veramente divertente, è bello, pieno di battute, di aneddoti, di storie, soprattutto all'inizio quando racconta della sua vita qua a Bologna con i suoi amici. Poi c'è dentro tutto quello che è successo, perché ovviamente lo conoscete tutti, vittorie, incidente, tutto quello che è. Però il filo conduttore è sempre questa ironia, questi aneddoti, questa vita piena di ottimismo, di sorrisi, di gente a cui ha voluto bene, che gli vuol bene, che secondo me lo rende un libro diverso, cioè non a rischio di operazione commerciale, è veramente un libro che io mi sono divertito a fare. Ho scoperto, ho conosciuto una persona che è bellissima, per cui la nostra soddisfazione quando l'abbiamo finito, per il giudizio che ne abbiamo dato noi, ma spero che sia condiviso da tanti altri, è che dentro c'è proprio l'anima di una persona così solare, fatta come lo vedete, come avete imparato a conoscerlo e come ho imparato a conoscerlo io. Ci sono un sacco di gare raccontate nei dettagli, no? Sono partito così, ho fatto la pole, ho fatto 1.14.7, poi io sono sceso di 2 decimi, sono salito di 1. Ma te le ricordavi tutte a memoria o c'hai un archivio grande come questo posto? Beh, su quello potrebbe rispondere meglio Gianluca. È indubbio che insomma quando certi ricordi ti sono particolarmente cari te li stampi dentro e sono abbastanza indelebili. Però a un certo punto lui parla di questa cosa che faceva quando vincevi per fare, che si chiama donut, scritto donut, che se non sbaglio è un dolce americano, no? È una ciambella, esatto. Che cos'è e come si fa? Perché a un certo punto lui racconta che addirittura quando faceva questo donut c'era una ruota che andava in un senso e una ruota che andava in un altro, ho capito bene? No, vabbè, c'è un'ispirazione di chiaro tipo geometrico, insomma, nei confronti della ciambella, appunto, cioè il fatto che facendo pattinare le ruote, inclinando il volante in un certo modo, la macchina comincia a ruotare e lascia dei segni sull'asfalto che sono quelle che gli americani chiamano i donuts, cioè appunto le ciambelle. Io ho iniziato a fare questa cosa in un momento in cui farlo significava rischiare un'ammenda, se non proprio una squalifica, e devo dire che all'inizio, almeno dal punto di vista per quello che riguarda la direzione gara, ero abbastanza impopolare nel celebrare le mie gare in questo modo, però poi la gente si esaltava, in particolare gli americani. Dovete pensare che è un popolo in cui la gente si batte il 5 per strada quando, non so, a New York i New York Yankees vincono una partita, eccetera, quindi sono gente che si esaltano molto nei loro idoli, nei loro simboli, eccetera, e ogni qualvolta io riuscivo a vincere una gara, riuscivo ad ottenere una soddisfazione particolare, esternavo questa mia soddisfazione magari anche attraverso queste cose. Devo dire che poi, insomma, il mestiere di un pilota uno impara, come credo in tutte le attività sportive, è necessaria una certa autodisciplina. Io ho trasformato il mio carattere tipicamente latino, esuberante, di classico esibizionista che farebbe un sorpasso ad ogni curva, che non avrebbe mai, farebbe tutta la gara al primo giro, per dire. Poi invece nella macchina devi condizionarti nel cercare di fare soltanto ciò che è logico fare e quindi portare la macchina al traguardo, ottenere il miglior risultato possibile in funzione anche del materiale che hai a disposizione. Ebbene, quando finalmente arriva la bandiera a scacchi, però ritorna l'uomo con tutte le sue emozioni, che si rende conto di che cosa ha fatto, e così è stata una cosa assolutamente spontanea, la prima volta di fermare la macchina, trovare uno spazio abbastanza ampio per poter fare questa cosa e cominciare a girare come un pazzo. Sì, ma come si fa? Adesso io, siccome poi vado via col taxi,
volevo provare poi Beh, vedere se... innanzitutto serve una macchina con un buon quantitativo di cavalli sotto il cofano, serve una macchina a trazione posteriore, se no la devi fare in retromarcia, Quella che ce diventa l'ho. complicato, Una perché cosa ce devi l'ho. gestire tutto guardando lo specchietto retrovisore e poi il tutto è innescare la cosa, quindi devi fondamentalmente muoverti leggermente, fai patinare le ruote a volante sterzato, la macchina parte, a quel punto devi alleggerire, cioè non esagerare perché sennò continui a rimbalzare da un lato all'altro e praticamente riuscire a far sì che la macchina continui a girare su se stessa con un angolo di sterzo praticamente pari a zero, per cui arriva il momento in cui la macchina ruota perfettamente sull'asse anteriore e la ruota anteriore esterna gira in un modo e l'anteriore interna gira addirittura nell'altro, cioè vuol dire che proprio la macchina è ferma sull'asse delle ruote anteriori. Tu stasera torni a casa in macchina? Sì, ma Sì, ma c'ho per la anche strada dei queste cose non si passeggeri, fanno. devo star buono. Senti, invece, fermo restando che chiunque abbia delle domande vuole interrompere è il benvenuto. Io che sono un osservatore esternissimo di questo mondo perché non ne so nulla, però mi sono sempre fatto un po' l'idea di questo mondo dell'automobilismo di alto livello come un mondo di feroce competizione, rivalità personali, grandi tensioni, antipatie, molto spinte, eccetera. Invece, comunque, il ritratto che tu fai del mondo in cui tu hai lavorato, soprattutto di quello americano, quantomeno per quel che riguarda il tuo team e anche la maggior parte dei tuoi colleghi avversari, non è così, cioè, ne esce un mondo in cui comunque molto rispetto, anche grandi amicizie, eccetera. Allora, domanda, è perché tu hai un bel carattere, sei ottimista e che l'hai vista così, oppure effettivamente c'è un ambiente molto meno peggiore di quel che si pensa? Appunto, lo chiedo a entrambi. Io credo che ogni ambiente è fatto dagli uomini, quindi fondamentalmente sta anche a te inserirti in quell'ambiente in un modo per cui riesci a interagire, a dialogare con le varie persone nel modo che ritieni più opportuno. È effettivamente più facile, è stato più facile per me trovare amicizie, o se non proprio se non riuscivo a essere amico di un altro pilota, comunque sentire il rispetto dell'avversario e provare lo stesso sentimento nei confronti di chi avevo davanti. Di conseguenza devo dire che insomma questo mi è riuscito più semplice negli Stati Uniti. Probabilmente c'è anche qualche cosa che ci si porta nel paddock alla sera incontrandosi dalla pista, perché quando tu corri ti confronti con degli avversari a oltre 400 km all'ora, fianco a fianco, concedendoti assolutamente nulla di pista e soprattutto in una situazione in cui le macchine sono degli aerei e diventa molto difficile staccare l'avversario, perché sai, quando tu vai a 400 km all'ora spingi un muro d'aria che è una cosa pazzesca, quindi la scia dell'avversario ti permette di, non dico alzare il piede, ma quasi, di riuscire a guadagnare tantissimo. Di conseguenza su un super speedway è molto difficile staccare qualcuno, devi essere veramente drammaticamente più veloce di un avversario per appunto allungarti e poterti concedere il margine di distanziare l'avversario. Ebbene, in queste situazioni, quando si lotta spalla a spalla, è necessario un certo rispetto, al di là delle regole scritte, che quelle sono sicuramente importanti, però bisogna crederci che sia importante giocare duro ma giocare pulito, e quindi questo io credo te lo porti anche abbastanza fuori dalla macchina. Devo dire che in America ho conosciuto tanti ragazzi che sono stati così al 100%, insomma, si beveva un bicchiere di vino alla sera, ci si guardava magari in cagnesco perché si provava anche un moto di invidia per una determinata prestazione che quel tuo avversario aveva fatto in quella tale giornata, però il giorno dopo si andava fuori con un sano spirito agonistico per cercare di ribaltare la situazione a tuo favore, cercare di battere quell'avversario, ma a me personalmente non è mai venuto in mente di cercare di tirare una ruotata a qualcuno a 400 km all'ora, perché sapevo benissimo che era la cosa più sciocca che avrei potuto fare.
In Formula 1 è diverso, ormai si corre con macchine completamente trasformate, le gare sono delle lunghe sessioni di qualifica, i pit stop sono le nuove regole del gioco, le piste sono state trasformate ormai in piste da go-kart, non ci sono più le piste velocissime, l'unica è rimasta Monza, un po' il tempio della velocità, ma anche lì comunque alle curve è stato cambiato notevolmente il raggio appunto per rallentare le macchine, ci sono fiumi di sabbia, insomma sono passati i tempi del vecchio Nürburgring dove il cartello dei 50 metri alla curva era praticamente attaccato a un platano dal metro di diametro, quindi non voglio dire che si sono stati fatti dei passi indietro dal punto di vista della sicurezza e dello spettacolo, però è ovvio che insomma certe cose poi dopo cambiano anche il modo di ragionare, il modo di interpretare le cose della gente, e in più devo dire che in Formula 1 ci sono pochi pani e pesci per tutti, quindi quelli che ci sono nel sacco vengono arraffati il più velocemente possibile, insomma girano tanti soldi, ogni squadra di Formula 1 muove delle cifre annualmente che sono pari ai 400-500 milioni di dollari, 400-500 milioni di euro, insomma sono cifre astronomiche che vengono bruciate e spese per far correre due macchine ogni fine settimana, quindi è ovvio che in questo ritmo, in questo circolo, se c'è un elemento che non funziona, un tumore, va tolto, che questo sia il pilota, un meccanico, un progettista, un ingegnere, c'è molto meno spazio per il sentimentalismo. Forse tu sei la prima persona che io incontro che può darmi una risposta a una domanda antropologica, che io forse mi puoi togliere veramente un grande punto interrogativo. Tu che l'hai conosciuto, ma Briatore, visto da vicino, è abbronzato, anche visto da lontano quello, ma cioè, dici qualcosa di questo mistero di quest'uomo. Ma Briatore è una persona che affronta i problemi, io credo, ecco, Briatore non è assolutamente timido, è una persona estremamente sicura di se stessa. Qualcuno ha mai pensato che Briatore è timido? No, ma questa è una cosa importante, capisci? Perché alla fine molto spesso ci sono uomini che secondo le persone, fra virgolette, perché ognuno di noi ha il suo colore, ha le sue passioni, ha il suo carattere, ma ci sono le persone normali che magari considerano coloro di cui si parla al telegiornale, coloro che consideriamo essere quelli che muovono le montagne, come delle specie di Superman. Alla fine Briatore è un uomo in carne ed ossa con le sue passioni, i suoi punti di forza, le sue debolezze, però è sicuramente una persona estremamente sicura di sé, una persona estremamente logica. Lui vede un problema e se non riesce a identificare quella che è la soluzione cerca di circondarsi delle persone qualificate per affrontare il problema nel miglior modo possibile, ma non si fa impressionare tutto sommato. Lo so che sembra una cosa scontata, ma io penso che ognuno di noi molto spesso nella propria esistenza si sarà trovato di fronte a degli esami che così da Chito considerava particolarmente difficili, che poi una volta superati magari invece ci si rende conto che tutta questa difficoltà non aveva ragione di esistere, anzi magari poi andava fiero a parlare del risultato ottenuto con orgoglio, magari con gli amici e i parenti. Briatore è una persona che mi sembra molto diretto nell'affrontare le cose, nell'identificare la soluzione più semplice per arrivare al proprio obiettivo. Ma per esempio quando non parla di automobilismo, di che cosa parla Briatore? Cioè una conversazione, avete mai parlato tipo di altre cose così? È una mia curiosità. Diciamo che sicuramente dai, insomma, su, voglio dai. dire, si capisce meglio Briatore che Tomba, per dire, però però guarda, ultimamente mi è arrivato un invito che tra l'altro Gianluca mi ha detto essere un grandissimo riconoscimento, una testimonianza di prestigio. Sono stato invitato alla Bocconi a Milano, all'università. Temevo al billionaire, sai, Prego? Temevo al billionaire di Flavio Briatore. No.
così a fare una specie di conferenza, a esprimere la mia testimonianza, ma io ho detto, ma scusate, ma dei neo futuri dottori, ma io cosa vengo a raccontare? Ma no, tu vieni a raccontare la tua esperienza. Insomma, mi sentivo un attimo intimidito da questa prova che mi si chiedeva di affrontare. Poi mi è stato spiegato che l'ultimo ospite prima del sottoscritto è stato Briatore, che ha avuto un grandissimo successo. Ho detto, beh, allora se ce l'ha fatta lui, 2 parole di italiano le metto insieme anch'io. Guarda, ti posso dare la botta finale al prestigio della Bocconi dicendo che io ci ho lavorato come assistente per 2 anni, per cui a quel punto proprio cani e porci, capito? No, ma comunque voglio spezzare una lancia anche a favore di Briatore, che è una persona che io stimo e ammiro tantissimo, perché è comunque riuscito a fare delle cose egregie, magari ogni tanto passando sopra il cadavere di qualcuno, però è comunque... Con i tacchetti anche. Però. No, è comunque un uomo, per dirti, io ho avuto un'esperienza diretta perché nel 1992 sono stato collaudatore della Benetton e lui mi aveva fatto un'offerta eccezionale nel momento in cui ha capito che io ero per la Benetton un ingranaggio indispensabile che poteva far funzionare il meccanismo in un modo ancora più efficace. Mi ha fatto un'offerta eccezionale perché fu estremamente sincero nell'offrirmi il posto di collaudatore, dicendomi non crearti illusioni, io per i prossimi 2 anni ho sotto contratto sia Schumacher che Patrese, però sai, Patrese ha la sua età, può anche darsi che magari le sue motivazioni vengano meno nel corso di quest'annata, come effettivamente poi accadde, per cui tu resta qui come collaudatore, se vuoi puoi andare a correre in Giappone in Formula 3000, mi avevano fatto in quel momento un'ottima offerta anche dal punto di vista economico, insomma col senno di poi probabilmente l'offerta che mi aveva fatto il signor Briatore era effettivamente la cosa da fare, quindi è un uomo che insomma se riesci a fare viaggiare il tuo interesse parallelo al suo ti può aiutare tantissimo. È meglio, sì, è un filo meglio, sì. Senti, ci racconti, io lo so già perché l'ho letto nel libro, ma non è che racconteresti a loro quella volta che Michael Schumacher ha lasciato la macchina in mezzo alla strada, il kart? Formula 3. Sì, beh. Ah, Formula 3, chiedo scusa, no, perché sono Formula 3. amici lui e Schumacher, allora che è più preciso. No, era il 1990, era una finale, si chiamava campionato europeo, ma in realtà era una prova unica. In pratica succedeva questo, nei vari paesi europei esisteva un campionato di Formula 3, noi avevamo il nostro, il campionato italiano, che in quel momento tra l'altro era particolarmente in salute, pensate che gli iscritti erano più di 50. E niente, i migliori di ogni singolo campionato andavano a rappresentare il proprio paese in questa gara unica di Coppa Europa, veniva chiamata, particolarmente importante perché poi il vincitore otteneva anche la superlicenza per correre in Formula 1, e allora la superlicenza era una cosa importante, insomma non è come adesso che basta che firmino tutti, se uno ha l'assegno in tasca lo fanno correre, insomma. E quindi era ovviamente importante cercare di andare là, essere competitivi e portare a casa, oltre che il titolo, anche addirittura la superlicenza per correre in Formula 1. Ebbene, io avevo fatto il terzo tempo in qualifica, la pole position l'aveva fatta Michael Schumacher, e alla prima curva partì male, lo affiancammo io e un altro pilota italiano, guarda caso bolognese, che si chiama Massimiliano Angelelli, e lo affiancammo entrambi. Lui pensò bene di dar prima una ruotata ad Angelelli, il quale mi rimbalzò addosso e volammo fuori tutte e 3. Noi con casco in mano sconsolati ci avviamo ai box, lui quando vide che non avevano fermato la gara risalì in macchina, la riaccese, la parcheggiò in mezzo alla pista e in quel modo obbligò la direzione gara a dare la bandiera rossa, per cui la gara venne interrotta e tutti e 3 potemmo a quel punto ripartire con il muletto. Ma sbaglio ci hai provato anche tu poi una volta? Sì, l'anno dopo, solo che io sono un polo, l'ho fatta malissimo e non... No, nel senso che l'ho fatta in un modo timido, ho detto ma la metto un po' in mezzo, chissà mai, mancano 3 giri alla fine,
Ma hai messo le 4 frecce. C'era un'autostrada, ho lasciato libere 3 corsie, non c'è stato niente da fare. C'è stato come metterla con 2 ruote oltre la linea gialla dell'emergenza, non ci ha creduto nessuno. No, io volevo parlare di una cosa che mi ha molto colpito, soprattutto quando l'ho sentita a Misano Adriatico, cioè la prima ufficiale presentazione del libro Però Zanardi da Castelmaggiore, chiedo scusa ai bolognesi, ma sono una parmigiana, e cioè più drammatica delle cose che stiamo dicendo, ma credo che sia quello a cui tanti di noi qui stanno pensando mentre vi ascoltiamo. Quando Alex ha raccontato del suo risveglio, no? Dopo il tremendo incidente che l'ha colto, e andando col pensiero alla moglie, che lui ama molto e che ha ricordato anche stasera, pare che la moglie, lui l'ha saputo dopo ovviamente, abbia detto: ma io cosa racconterò a mio marito quando si sveglia dall'operazione, dall'anestesia eccetera, e gli dirò: puoi correre ancora o no? E questo mi aveva molto colpito. Ora io vorrei sapere da Zanardi, dal suo punto di vista, quando si è svegliato dalla famosa anestesia dopo quel tremendo incidente, che cosa ha pensato? Qual è la scaletta dei pensieri che lo ha portato a dire correrò o non correrò, e al fatto che correrà e ha corso? Quindi percorrere in Germania, ad esempio, la pista tremenda, no, dell'incidente, e il fatto che, se non mi sbaglio, ad ottobre lui di nuovo a Monza, mi pare, correrà. Ecco, vorrei sapere che cosa lui ha pensato, che i sentimenti, l'escalation dei sentimenti, è una domanda forse privata, però credo che qui ci pensiamo in tanti. Magari nella scaletta mettiamo le parolacce, quindi ti risparmio 20 minuti di risposta. Guarda, io venendo qui parlavo con una carissima amica che è in sala stasera, che è una bravissima ragazza e ultimamente si occupa di aiutare i tossicodipendenti che stanno tentando di uscire dal loro tunnel. Ho colto una cosa che mi ha colpito abbastanza e che vedo anche nelle persone che spesso nella vita tendono ad adagiarsi, a non reagire, a non fare, e di conseguenza poi un bel giorno aprono gli occhi e si rendono conto di aver perso drammaticamente terreno nella vita, insomma, in generale, o aver addirittura compromesso la vita stessa. Ebbene, io credo che, noto che una delle reazioni abbastanza comuni in queste persone è di perdere la ragione e a quel punto magari nel dialogo con gli altri identificare come i loro futuri obiettivi grandi imprese, no? Si ispirano magari a quello che ha fatto il Giro d'Italia a piedi, dire io voglio fare il Giro d'Italia a piedi, oppure io voglio fare questo, io voglio fare l'altro, non ragionare nel dire è ora che comincio a cambiare, comincio a risolvere questi piccoli problemi, ma identificare nella grandissima impresa il loro prossimo obiettivo. Io credo che nel momento in cui io ho aperto gli occhi a Berlino, avessi io detto il mio obiettivo è quello di ritornare a correre, avrei tentato avrei pensato appunto ad un sogno come a un obiettivo reale e un qualche cosa che io potevo ottenere nell'immediato. In realtà io questa cosa non l'ho nemmeno sognata, io ho semplicemente pensato a quello che poteva essere il percorso che mi avrebbe riportato ad una vita più che dignitosa, una vita che mi avrebbe permesso di sorridere di nuovo, di divertirmi, di godermi un bicchiere di vino con gli amici, eccetera, eccetera. Poi oggi sono andato oltre. Oggi mi rendo conto che l'idea di dire corro in macchina non è più un sogno, è un qualche cosa che è diventato realtà, è una cosa che è a portata di mano. E tant'è vero che io sono voluto anche ritornare in Germania, proprio perché quando magari incontravo la gente per la strada che mi fermavano e che mi guardavano negli occhi e mi dicevano secondo me tu prima o poi torni a correre. In realtà questo approccio, dal mio punto di vista, secondo me sottintende una seconda frase che è: lo so che te la stai facendo sotto, però questa tua passione è talmente forte che prima o poi vincerai questo spettro e ritornerai a correre. Non è assolutamente così, ed è quello che io ho voluto dimostrare, se vuoi, anche tornando in Germania, e correre, ma correre davvero, non andare a fare una manifestazione, una parata, cioè andare là, tirarci dentro, portare la macchina al limite per i 13 giri che mi mancavano, per dimostrare che il fatto che io oggi non mi cimenti così ad alto livello nello sport dell'automobilismo
non è in realtà un qualche cosa che io subisco, non è in realtà il fatto che io purtroppo senza gambe non riesco a guidare per cui non corro. Volendo ci sarebbe il modo di farlo, e questa è la cosa che io ho voluto dimostrare. La dicevo anche prima, ma ovviamente la gente mi guardava con qualche perplessità perché diceva: ma come, te senza gambe? Alla fine non è vero niente, voglio dire, io non sono per nulla più vulnerabile di quanto non può essere qualcun altro, anzi, se io mi rompo una gamba mi basta una chiava brugola da 4 mm e la rimetto a posto, quindi alla fine la cosa che muove le montagne è il cervello, non è il braccio è il tramite, ma il cervello è ciò che ti permette di emettere un comando, poi sta al braccio se c'è, alla gamba se c'è, fare in modo che questo comando arrivi a destinazione, cioè che l'acceleratore vada giù, che il freno venga premuto in quel tal momento, ma quello da cui parte tutto è ovviamente il cervello. Quindi quello è quello di sempre, insomma il mio cervello è quello di sempre, buono, cattivo, c'è chi dice cattivo. Qualche volta l'ha presa anche lui, ma insomma. Esatto. Qualche muro. Per cui, per ritornare, perché sennò vado fuori tema, alla domanda, in quel momento io ho semplicemente pensato alle informazioni che mi aveva dato il dottor Costa, tanto per fare un esempio, un uomo che oltre ad essere un mio carissimo amico è anche una persona estremamente competente, che al di là della sua competenza si era già documentato andando al centro di Budrio, al centro INAIL di Budrio, appunto prendendo da loro tutte le informazioni e le nozioni che gli servivano per darmi appunto delle informazioni certe, e io su questo ho ragionato, perché quando mia moglie mi ha comunicato la cosa ha avuto l'intelligenza di appunto passarmi immediatamente questa informazione e mi ha detto quello che mi era successo, mi ha detto: però guarda, Claudio è già stato qui, ti ha già misurato le gambe, mi ha detto chiaramente che tu potrai indossare un paio di protesi che ti permetteranno di fare tantissime cose, che tu potrai stupire il mondo, eccetera eccetera eccetera. Io, grazie al mio ottimismo, ci ho ragionato sopra, ho detto: se Claudio ha detto questo io faccio il doppio, quindi alla fine nella mia mente ho disegnato un percorso che indubbiamente prevedeva sudore e fatica, ma che mi avrebbe portato a, come dicevo prima, a sorridere di nuovo, a bere un bicchiere di vino con gli amici e a gioire di essere al mondo. Domanda? Però devi venire qui perché è per la televisione. No, ecco, la Valletta. Grazie. La Valletta. Ciao Alex, noi ci conosciamo da tempo indietro. Ti volevo fare questo tipo di domanda, ma per te è il risultato più facile essendo l'Alex Zanardi famoso, o secondo te le stesse possibilità che hai avuto tu le possono avere chiunque? Grazie. Prego. Forse no. Io credo che ho trovato tante porte aperte che magari ad altri, insomma, la situazione forse non sarebbe stata la stessa, però sai, guarda bene, è un po' un'arma a doppio taglio, perché è vero che insomma la gente mi ferma per strada, mi dà le pacche sulle spalle, eccetera eccetera, però avessi io reagito nel modo sbagliato probabilmente sarei stato compatito ancora di più, nel senso che la gente avrebbe detto: però pensa a quel ragazzo, una vita là, girare il mondo, macchine da corsa, fama, soldi, televisione, belle donne, brutti amici, e vedersi la vita stravolta così, insomma poteva essere anche un ragionamento che magari se avessi io fatto forse mi poteva battere ancora di più, quindi io credo che fondamentalmente ognuno di noi nella vita ha un proprio carattere, ha un proprio modo di reagire agli eventi, ha un proprio umore, che poi è sempre quello, indipendentemente da quello che ti possa succedere, perché ci sono i rompiscatole che sono rompiscatole per natura, sono quelli che si lamentano sempre, nella vita sono qui, poi magari vincono 10 milioni di euro alla lotteria, per un giorno vanno qua, poi cominciano a pensare: oddio, adesso mi rapiscono, vanno qui, oddio adesso guarda ho degli amici che mi stanno vicino solo perché i soldi, vanno qui, poi cominciano a pensare: guarda quante cose che ho comprato, quanto mi costano, vanno qui, poi guardano il conto, lo vedono dimezzato, precipitano ancora più basso
di dove erano prima. Ci sono quelli che invece sono qui sempre perché sono ottimisti, gli piace ridere, gli piace fare delle belle cose, stare con gli amici, voler bene alla gente, eccetera. Poi magari gli arriva una mazzata fra capo e collo, cascano giù qua, ma poi si ritirano in piedi e magari arriva il giorno in cui riescono, come ho fatto io, magari a rialzarsi di nuovo, a camminare, tornano qui, camminano meglio, vanno qui, cominciano ad avere delle soddisfazioni anche da quel percorso riabilitativo che io ho dovuto percorrere. Alla fine io sono dove ero prima, insomma, credo né più né meno, insomma, la mia vita è la stessa e non ho mai un momento durante l'arco della giornata in cui dico oh povero me, guarda cosa mi è successo. Io mi sento una persona estremamente fortunata. Non era per strappare l'applauso, grazie comunque. Audio. Sì, allora il discorso che ti ho fatto io era riferito, ma tu sei riuscito grazie alla tua fama o secondo te ci può riuscire chiunque a fare il tuo percorso? No, assolutamente, ci può riuscire chiunque, per l'amor di Dio, guai a pensare il contrario, altrimenti se diamo per scontato che Zanardi è un Superman, nessuno può più arrivare da nessuna parte, no. Perché prima dicevi che grazie al tuo amico Costa. No, io predico sempre questa cosa, secondo cui sì, mi fa tanto piacere ricevere delle pacche sulle spalle. Io è indubbio che insomma ho i riflettori puntati addosso in questo momento, però ti garantisco che nel mio percorso a Budrio io ho conosciuto tantissimi ragazzi che hanno dimostrato ugual coraggio al mio, se non addirittura di più, e sono arrivati a dei risultati altrettanto stupefacenti, insomma fanno una vita normale, vanno in giro eccetera. Tu li vedi per strada, probabilmente non te ne rendi nemmeno conto, ma tu non sai da quando mi è successo quello che mi è successo quanta gente io vedo per strada magari camminare in un modo che non è proprio naturale del tutto, e riconosco chi magari porta una protesi sopra, sotto il ginocchio, eccetera. Oggi me ne rendo conto, allora magari mi sembrava soltanto di vedere qualcuno che magari aveva male a un piede, camminava perché aveva una scarpa stretta, che ne so, eppure in realtà sono persone che sono riuscite a superare un problema che dai più, in modo, se vuoi, anche superficiale, viene considerato come estremamente grave, ma alla fine, insomma, se ti resta qualcosa lo usi per compensare ciò che ti manca, alla fine si fa, e io vedo tantissima gente che è riuscita a fare quello e anche di più di quello che ho fatto io. Comunque ti ringrazio perché modesto eri allora quando eravamo a scuola assieme e modesto lo sei ancora oggi. Grazie. Grazie a te. Io volevo chiedere, l'ho sentito una sera per televisione credo, se puoi raccontare un'altra volta il fatto non so come si chiama quel signore che ti ha fatto l'arto artificiale a Budrio. Signor Ferri. Non voglio dire nient'altro, ma non so se hai capito che era più... Ci siamo fatti anche 4 risate, ero appena arrivato e diciamo che, ecco, chiamarsi Zanardi secondo me mi ha permesso di bruciare un attimino le tappe, perché forse quando io sono andato la prima volta al centro di Budrio, loro cosa vuoi, si sono presi anche tutto sommato una certa responsabilità nel prendermi come paziente, perché anche loro sentivano le luci dei riflettori puntati addosso. Se le cose fossero andate bene, come poi effettivamente sono andate, io credo che per loro sia anche una grande ragione di lustro, di prestigio l'aver rimesso in piedi Zanardi, ma fossi io invece stato incapace di portare le protesi o fossero loro stati incapaci di realizzarne 2 adeguate allo scopo, sarebbe stata sicuramente per loro non certo un'ottima pubblicità. E comunque insomma quando iniziai la mia pratica riabilitativa, quando andai a posare per fare i modelli, per fare le protesi, e finalmente arrivarono i primi 2 invasi, cioè la parte della protesi che viene calzata, questo tecnico che si esprime con una parola in italiano e 5 in dialetto bolognese, non riesce a fare altrimenti, praticamente mi spiegava i vari componenti che lui aveva scelto in base alla sua esperienza, che secondo lui avrebbero meglio funzionato su quelle che erano le mie necessità.
Allora mi spiegate, vada questo è il ginocchio fa taxé, che poi dopo è bella long come quello elettronico, penso che qui il 95% capirà quello che dicono. Io sono del 5%. E poi questo qui è il tubo di collegamento, questo è il pub, il ritorno d'energia, vada tutto in carbonio, è un quel moderno. Insomma, alla fine, siccome questo è il tecnico più anziano lì al centro, non me ne voglia, ma anche a livello di esperienza, tutti i ragazzi assistevano, non apprendisti, ma insomma i suoi collaboratori più giovani assistevano ai religiosi silenzio. Quando lui disse, dai Moccino, vamo tu in corsa, mettiamo insieme in corsa che al tira in P. Dice, mettiamo su tutto che lo tiriamo in piedi. Quando alla fine ha montato tutto e mi hanno infilato ste gambe, mi hanno tirato su i vari fisioterapisti che erano lì attorno, eccetera, compreso anche il dottor Costa, rimasero abbastanza stupiti, quasi commossi del fatto che io finalmente ritornavo in piedi, riuscivo a tenere l'equilibrio, eccetera, era una cosa abbastanza stupefacente. Lui invece, per nulla impressionato da tutto ciò, mi disse, la Madonna però tigno longo. Dice, ma quant'era te prima? Dico, ero 1,75, 1,76. Poi un mondo later sono 1,72, la testa è differenza. Oh, Cina, va tu la sega, che qui bisogna che sbassare un po', che... Hai capito? Solo perché l'ho letto. E per cui alla fine insomma è stata così i primissimi giorni e è continuata a essere così fino alla fine. E ogni tanto quando vado al centro di Vigorso vado bene ad avere almeno 3 o 4 barzellette nuove pronte, perché insomma il clima è questo. Domande? Allora ne ho una io però seria, perché mi ci hanno portato queste domande, quindi mi viene naturale farla, anche visto un po' la sede in cui ci troviamo. Tu verso la fine del libro fai un discorso, tra virgolette, politico, che è piuttosto interessante secondo me, e cioè che si ricollega anche alla domanda che ha fatto il tuo ex compagno, cioè il problema economico di questo genere che questo genere di infortuni comporta, no? E tu dicevi che appunto ti piacerebbe un giorno inventare o produrre qualcosa che permetta a chi è colpito da problemi di questo genere di non dover spendere così tanto per poter tornare a fare la vita il più normale possibile. Sì, beh, adesso questo è ancora un sogno, e spero presto di poterlo trasformare in obiettivo. Diciamo che io ho sempre avuto una discreta fantasia, in più una buona manualità anche per il lavoro che ho fatto, e in più ho tantissimi amici che hanno grandissima competenza e dal punto di vista dei materiali e dal punto di vista della lavorazione dei materiali stessi, e anche dal punto di vista di quello che può essere una certa dimestichezza con la geometria applicata al movimento di certi marchingegni. E quindi, tanto per fare un esempio, io quest'estate, all'inizio dell'estate, insomma, dopo tentativi andati purtroppo molto molto male, fatti lo scorso anno, di realizzare un paio di gambe che mi permettessero di entrare in acqua e di uscire camminando, non praticamente camminando come Pinocchio, ma camminando per quanto non tanto bene, ma comunque al meglio delle mie possibilità. Ebbene, mi è venuta un'idea durante l'inverno, l'ho esposta a queste persone del centro di Vigorso a Budero. Diciamo che Ferri, il mio tecnico di fiducia, ha colto subito un po' la luce alla fine del tunnel, però effettivamente loro, non avendo dimestichezza con i materiali che io avevo scelto per raggiungere lo scopo, non mi avevano dato grandissima fiducia. Ebbene, io sono riuscito a realizzare queste gambe che mi permettono di deambulare nel modo che io faccio normalmente con le mie gambe normali, ma che in più mi permettono anche di entrare in acqua. E sembra una cosa da niente, perché uno pensa nel 2003 vuol dire che non si siano inventate un paio di gambe con le quali si può andare in acqua. Ebbene no, non esistono. Io ho una piscina sotto casa praticamente, che però è comune ai palazzi, serve in pratica i palazzi del vicinato, e tante volte è stato un po'
nodo allo stomaco, sentire mio figlio che mi diceva dai papi andiamo in piscina, vieni con me in piscina, ti faccio vedere che faccio i tuffi. E io, per quanto sono Alessandro Zanardi, mi vergogno andare in piscina sulla sedia a rotelle e buttarmi in acqua come un sacco di patate, no? Perché ti senti gli occhi della gente addosso, lo so che non è mica una colpa, per l'amor di Dio, però hai da raccontare che no, non devi, eccetera, eccetera. La vergogna o eventualmente l'imbarazzo è un qualche cosa del quale può rendere la misura soltanto chi lo subisce, soltanto chi se lo porta dietro, no? Non certo chi invece ti guarda dall'esterno. Di conseguenza a me queste gambe quest'anno hanno veramente cambiato la vita. Io cammino tranquillamente, vado in acqua, nuoto, mi tuffo, faccio tutto quello che mi pare, mi lavo la barca all'occorrenza perché è una barca bellissima con la quale quest'anno ho portato in vacanza 7 amici, no scusa, 6 amici perché uno era mia moglie, oltre che il sottoscritto. E ci siamo divertiti tantissimo, ho portato in vacanza prima mio figlio, eccetera, eccetera. Insomma, mi hanno veramente cambiato la vita. Lo so, sembra una cosa semplice, forse non tutti riescono a leggere nelle mie parole quello che invece questo ha significato per me, però vi garantisco che ha veramente cambiato le cose. Alla fine, tutto sommato, è stata una cosa abbastanza semplice e non è che ho usato dei materiali particolarmente costosi. Quindi questa è una cosa che ho fatto vedere ai tecnici del centro e che probabilmente verrà fatta anche per altri pazienti, per i quali l'unica possibilità al momento era usare delle gambe rigide in vetroresina con le quali veramente cammini con grandissima difficoltà. Vengono impiegate fuori dall'acqua soprattutto per un fattore estetico, ecco, non tanto per camminare al meglio. Però insomma questa è un po' la cosa. Un'altra idea che mi era venuta era quella di realizzare una sedia a rotelle che non costasse 9 milioni come la mia, perché sono esatto, due tubi piegati. A questo mi riferivo. Insomma, io penso che tutti quanti avete visto che, non so, si va in negozio, ormai ci sono, la globalizzazione ha abbassato i prezzi un po' ovunque, si vanno in queste catene tipo il Decathlon, tipo i negozi di articoli sportivi, si trovano delle biciclette col cambio a 100 euro. Mi dovete spiegare perché una sedia a rotelle che sono due tubi piegati con 2 ruote da bici dietro, 2 ruote da cassonetto alla spazzatura davanti deve costare 4.500 euro, me lo dovete spiegare. E allora mi viene da pensare che è un cartello, siccome i numeri sono bassi si mettono d'accordo e li tengono alti i prezzi per fare in modo che alla fine comunque i margini siano ampi. In ogni caso adesso sto predicando bene ma razzolando male perché questo è soltanto un progetto, però magari prima o poi arriverà. No, tra l'altro mi sentite? Perfetto. Volevo chiedere se il tuo atteggiamento positivo, determinato, tranquillo, costruttivo è frutto di una tua filosofia di vita, perché mi sembra di intravedere un qualcosa di, come posso dire, quasi di orientale nella tua, se c'è, filosofia di vita, e quindi ti volevo chiedere qual è il tuo atteggiamento nei confronti della religione. No, di orientale non c'è nulla, anzi credo che la percentuale più alta provenga da Calderara di Reno, che è il paese nel quale mia mamma è nata, perché mia mamma è così, la mia mamma è fatta in questo modo ed è lei... Ed è lei che mi ha regalato questo carattere. Io sono molto molto simile a mia madre, credo di aver preso molto di più da lei di quanto non ho fatto da parte di mio papà. Mio papà al contrario invece mi ha insegnato a ragionare sulle cose, perché mio papà faceva l'idraulico, quindi non era certo una persona dalla grandissima esperienza, però per esempio nel libro io racconto un aneddoto in cui il titolare dell'azienda per la quale correvo, produttrice di gomme, per la quale correvo nei kart, dopo aver veramente sbattuto la testa contro il muro milioni di volte, perché pensa, io correvo con queste gomme e cercavamo di svilupparle per competere con la Bridgestone, con la Dunlop, che erano le case più forti nel mondo del kart. Ebbene questa persona, un certo signor Mantese, pur spendendo delle cifre folli nell'adoperare i componenti più sofisticati eccetera, non riusciva a fare delle gomme che funzionassero. Tant'è vero che mio padre, che è sempre stata una persona estremamente semplice e diretta,
un bel giorno dietro una tazza di caffè disse a questo mantese, che siccome non era tanto alto lo chiamavano Gommino, perché faceva le gomme, era piccolino, lo chiamavano Gommino, dice: ciao Gommino, ma te se ste gomme qui le dovessi vendere quanto ti costerebbero? Parlo del 1985, dice, più di 1 milione al set, più di 1 milione al treno di gomme. Dice: allora te mi devi spiegare come fa la Bridgestone a vendere le gomme qui a 160.000 lire, le fanno in Giappone, le spediscono, ci pagano le tasse e ci dovranno pure anche guadagnare qualcosa, lo fanno per la gloria dei santi. Lo vorrei proprio sapere, dice. Non ti viene in mente che forse la soluzione ai tuoi guai non sia tanto negli ingredienti che combini, ma in come li combini e soprattutto in come li tratti? Tanto per fare un esempio, perché non proviamo a prendere 4 Bridgestone, le metti nel tuo vulcanizzatore, gli fai lo stesso trattamento che tu fai normalmente alle tue gomme, perché magari è una questione anche di trattamento del pneumatico, come cuoci tu la gomma. Per fare la gomma è veramente un po' come fare la pasta fatta in casa, e qui a Bologna mi capiscono tutti benissimo, no? E quindi lui ebbe questa illuminazione, prese 4 Bridgestone, le mise dentro i suoi stampi, gli fece rifare il trattamento, ebbene queste gomme fischiavano come dei flauti quando arrivavano in curva, non tenevano assolutamente, insomma persero 3 secondi al giro a livello di prestazione. E da lì lui capì che effettivamente il problema non era tanto nel nerofumo, che è come nella pasta alla farina, o negli oli che vengono miscelati, che è come nella pasta all'uovo, ma era tanto soprattutto il trattamento, come lui curava i pneumatici. Lavorando sulle temperature, sui tempi di vulcanizzazione, cambiò tutto quanto, e da lì poi dopo arrivammo a vincere l'anno successivo il campionato europeo di kart, vincendo 5 gare su 5, che è un record che tuttora nel kart resta assolutamente imbattuto. E quindi questa persona, quando poi finalmente arrivammo a girare l'angolo, disse: ma guarda te, se io dovevo imparare a fare le gomme da un idraulico. Però tutto sommato alla fine vedi che per quanto scarsa possa essere la competenza, se tu ti applichi e cerchi di documentarti, anche una cosa apparentemente così complicata come può essere fare un pneumatico, combinare degli elementi attraverso una formula chimica, trattarli e fare in modo di ottenere una cosa che alla fine ti permette di variare così tanto le tue prestazioni, ebbene anche alla fine, ragionandoci sopra, anche un idraulico alla fine è stato in grado di dare una soluzione vincente. Mio padre mi ha sempre insegnato ad ascoltare un po' tutti, perché mi ha sempre detto: tu puoi essere un genio, magari sai 99 cose, però se ascolti un cretino ti racconta 99 boiate, ma te ne dice una giusta, dopo ne sai 100, no? E poi dice, poi ti scopri anche lungo il cammino, perché se tu ti metti sempre in discussione, eccetera, eccetera, capisci anche quelle che eventualmente sono le tue qualità, mai evitare un confronto. Mi diceva sempre, capisci anche se sei un buono, che a Bologna dicono sei uno che va bene, no? Diceva solo che poi ce n'è di 3 categorie, ci sono i buoni, i bonetti e i buoni da niente, te dopo capirai anche che categoria appartieni. Comunque insomma io credo di aver avuto una grandissima educazione da 2 genitori che da un punto di vista culturale forse non avevano fatto gli studi più esasperati, ma che alla fine mi hanno dato un grandissimo insegnamento, e ringrazio il cielo di avermi dato veramente 2 genitori così.